Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, nuovo inizio settimana e quindi nuovo riassunto con le migliori notizie su gaming e VR rilasciate durante la scorsa settimana. Ringrazio Alex, Anto e Nick per aver lasciato qualche doblone nel forziere della baia e quindi apriamo subito una cassa del migliore room per festeggiare questi temerari razziatori e facciamo festa con tutti gli altri che seguono, mettono un like, commentano e guardano i video per intero o il più che possono. Ringrazio chi segue in silenzio, ringrazio chi torna periodicamente a guardare i video e soprattutto chi, non essendo iscritto, si iscrive. A voi non costa nulla, ma per il canale è molto importante. Disattivate l'adblock, ricaricate il video, mollate gli ormeggi e spieghiamo le vele alla scoperta delle migliori news della settimana. Meta è sempre alla ricerca per nuove offerte commerciali per gli utenti VR e la settimana scorsa ha lanciato paghi dopo, giochi adesso. Al momento solo per queste tre, ma di cosa si tratta? Di fatto Meta sconta il prezzo del visore, aggiunge 2 anni di Quest Plus e un'assicurazione totale della durata di 2 anni. E inoltre vi consente di rateizzarlo in 24 mesi senza interessi. In questo modo di fatto si va a risparmiare sul costo di un'assicurazione totale della durata di 2 anni, che avrebbe il costo di $50, e 2 anni di Quest Plus, che avrebbe il valore di quasi $200, perché tutto è già compreso nel costo del visore ed è rateizzabile. Ottima iniziativa, sicuramente comodo per chi vede il costo del Quest 3 come uno scoglio troppo difficile da superare, e soprattutto con tanti servizi aggiunti. Ma ragazzi, perché Meta sta facendo questa mossa? Perché sono dei benefattori? No, principalmente perché sta cercando di recuperare le vendite più basse di Quest 3 nel suo primo anno rispetto agli stessi numeri che ha fatto Quest 2 nello stesso periodo. Quindi vi offriamo il visore scontato con 2 anni di Quest Plus, con una copertura totale di 2 anni, lo pagate a rate, ma compratevi sto visore perché sta vendendo molto meno nel suo primo anno di vita rispetto a quanto ha fatto Quest 2 nello stesso periodo. Il succo di quello che sta facendo Meta è questo. Inoltre Meta ha capito che deve sbrigarsi a muovere tutte queste unità e farlo in fretta, perché questo potrebbe essere l'ultimo anno senza una vera e propria concorrenza sul mercato. Quindi Meta sta cercando di sfruttare quest'ultimo periodo di campo libero. Vi ricordo inoltre che a breve dovrebbe essere annunciato l'uscita di Quest 3S, che sarebbe il successore di Quest 2, il quale ormai è esaurito e le scorte non vengono più rifornite. Quindi aspettiamoci l'annuncio a breve. Il Develop Star Award 2024 ha parlato, decretando i vari vincitori dei diversi premi assegnati annualmente. Togliamoci subito il dente. Il Game of the Year 2024 è stato Baldur's Gate 3, il quale ha ricevuto un altro premio come miglior narrativa. Sarà anche il miglior gioco dell'anno, cosa con la quale non sono assolutamente d'accordo, ma dire che è il gioco con la miglior narrativa mi fa chiedere cosa abbiano giocato questi che hanno deciso questa cosa nel 2024. Giusto per citarne soltanto uno tra i tanti che avrebbe potuto vincere a mani basse questo premio rispetto a Baldur's Gate 3 è Alan Wake 2. Anche il titolo di Remedy comunque si porta a casa la bellezza di 2 premi, quello per la miglior arte visiva e il premio come gioco col miglior comparto audio. Tra gli sviluppatori premiati invece ce n'è anche uno VR, che è N-Dreams, che vince il premio come miglior sviluppatore di talento, e devo dire che in questo caso non gli si può dar torto. Davvero bravi quelli di N-Dreams. Combat Waffle Studios è noto per Ghost of Tabor, che sarebbe l'Escape from Tarkov della VR. Quello che in molti però non sanno è che nonostante Ghost of Tabor sia ancora in accesso anticipato, il team sta già lavorando allo sviluppo di altri 2 giochi, che sarebbero Grim e Silent North. Il primo è un survival con delle meccaniche del tutto simili a Rust, mentre il secondo è un open world survival zombie che prende il concetto di base di Ghost of Tabor, lo trasforma con una grafica cel shading per scopiazzare un po' The Walking Dead, propone lo stesso gameplay di Ghost of Tabor ma con un approccio un po' più casual, sicuramente meno hardcore. Gli sviluppatori infatti promettono che questo gioco è giocabile anche casualmente e sporadicamente, quindi senza dover macinare ore e ore come in Ghost of Tabor. Devo dire, non sono rimasto molto entusiasta di Ghost of Tabor, anche se ha ricevuto diversi miglioramenti, aggiunte, ancora
non mi soddisfa e mi preoccupa, devo dire, il fatto che questi stiano già lavorando a 2 nuovi giochi, senza ancora effettivamente aver completato lo sviluppo del primo, confermando la mia impressione, il mio sentore di sviluppatore money grabber, visto che nell'ultimo periodo, addirittura in Ghost of Tabor, sono stati aggiunti anche dei pacchetti a pagamento oltre al costo del gioco. Allora ragazzi, aumento del costo dell'abbonamento Game Pass di Microsoft, ormai è ufficiale. Il servizio in abbonamento di Xbox, che vi consente di giocare a un catalogo con centinaia di giochi pagando un costo mensile, a settembre subirà un aumento per tutte le diverse forme. Siccome ho notato che c'è un po' di confusione riguardo a questo aumento di prezzi, voglio fare un po' chiarezza. Allora, quali sono gli aumenti e cosa cambia? Continueranno a esserci Game Pass Core, Game Pass Standard, Game Pass Ultimate e PC Game Pass. I prezzi: abbiamo 75 euro all'anno o 10 euro al mese per il Game Pass Core, che offre multiplayer su console, un catalogo di oltre 25 giochi dedicati solo per gli utenti console e in più sconti. Non offre il catalogo Game Pass, quello con centinaia di giochi, e inoltre non offre i giochi al day one. Poi abbiamo 15 euro al mese per il Game Pass Standard, ossia l'abbonamento mensile base per gli utenti console. Che cosa offre? Multiplayer, catalogo con oltre 25 giochi della versione console, sconti e accesso al catalogo completo Game Pass, quello con centinaia di giochi. Attenzione, perché al momento non sono stati aggiunti i giochi al day one, ma non è detto che non possano arrivare anche sul Game Pass Standard. Però al momento non ce ne sono. Poi 20 euro al mese per Game Pass Ultimate, che offre in pratica tutto quello che abbiamo già detto delle formule precedenti, e in più giochi al day one, sconti sull'acquisto dei giochi presenti in libreria Game Pass e il cloud gaming, che è la caratteristica principale. Quindi, in poche parole, con Game Pass Ultimate potete anche giocare in cloud su qualsiasi dispositivo che abbia una connessione a internet. Infine abbiamo 12 euro al mese per il PC Game Pass, quindi per gli utenti PC, dove il multiplayer è sempre gratuito. Non avete accesso a quel catalogo di oltre 25 giochi che sono esclusivi per il Game Pass console, ma avete accesso all'enorme libreria dei titoli Game Pass PC, che sono centinaia di giochi, e in più i giochi al day one. Anche qui sconti per l'acquisto dei giochi della libreria Game Pass, ma niente cloud gaming per il PC Game Pass. Anche gli utenti PC, ovviamente, se vogliono il cloud gaming, devono attivare l'Ultimate. Ora ragazzi, parliamoci chiaro, l'aumento di prezzo non è così rilevante. Per esempio Game Pass Ultimate, che passa da 15 euro a 18 o 20 euro, adesso non mi ricordo, oppure il Game Pass PC che passa da 10 euro a 12 euro. Quindi raga, non rompete le balle per 2 euro di aumento su un abbonamento che ve ne fa risparmiare decine, se non addirittura centinaia al mese. Per quanto riguarda la confusione, invece, io non capisco perché c'è il motivo di confondersi. Sì, è vero che ci sono 3 offerte diverse molto simili su console e una ibrida su PC che offre un po' di questo, un po' di quello, ma perché confondersi? Allora, facciamo un attimo due conti, seguitemi. Per i possessori di console, per esempio, quale converrebbe attivare? Personalmente io escluderei a priori completamente il Game Pass Core. Io non capisco neanche l'esistenza di questo Game Pass Core, non ne capisco il senso. Piuttosto, gli utenti console, o con 5 euro in più vi fate il Game Pass Standard, e se volete i giochi al day one vi fate direttamente l'Ultimate e avete anche il cloud gaming. Quindi gli utenti console, secondo me, dovrebbero prendere in considerazione soltanto il Game Pass Standard o altrimenti l'Ultimate. Stop, fine. Per gli utenti PC invece è più semplice, perché la scelta sicuramente ricade fra fare l'abbonamento PC Game Pass oppure fare l'abbonamento Ultimate, che in più rispetto al PC Game Pass ha solo il cloud gaming. Poi tutte le caratteristiche presenti nell'Ultimate sono già nel PC Game Pass, in più c'è soltanto il cloud gaming. Poi, ripeto, lamentarsi per le differenze di prezzo, ragazzi, per quanto riguarda gli utenti console, Game Pass Standard a 15 euro che invece 12,
12, senza giochi al day one almeno per il momento, oppure Ultimate, ripeto, 18 oppure 20 euro, adesso non ricordo bene, invece che 15, con giochi al day one e cloud gaming. Per gli utenti PC invece PC Game Pass a 12 euro invece che a 10 come era prima, con catalogo completo di centinaia di giochi, giochi al day one, oppure anche per gli utenti PC Game Pass Ultimate con l'aggiunta del cloud gaming. Facile? Semplice? Tutto chiaro? E rimaniamo un attimo su Xbox perché pare ci siano problemi con le vendite della console nel continente europeo, Africa e Medio Oriente. Si parla di vendite piatte, cioè in questo momento pare non si stiano vendendo console in questi mercati. Tanto che pare che Microsoft abbia intenzione di ridurre il numero di unità disponibili per questi mercati. Si tratta solo di una voce di corridoio per giunta anonima che sta serpeggiando tra le scrivanie di The Verge. Vera o meno che sia la notizia, non stiamo qui a discutere di questo, mi ha fatto riflettere su una cosa. Estremizziamo per un attimo questa possibilità. Cosa succederebbe se improvvisamente Microsoft decidesse di non vendere completamente più console fisiche, basando il suo intero mercato solo su servizi come il Game Pass? Pensateci un attimo, quanti milioni o addirittura quanti miliardi di dollari sarebbero risparmiati non producendo più le console? Non ci sarebbero più problemi di shortage oppure di materie prime che vengono a mancare in quei periodi come quello che abbiamo attraversato qualche tempo fa, per esempio durante la pandemia, quando era impossibile accedere a moltissime materie prime e vi ricordate che praticamente tutti i mercati erano fermi. Microsoft anche in questi casi potrebbe continuare a offrire i suoi servizi. I giochi per esempio sarebbero fruibili su qualsiasi dispositivo, ad esempio grazie al Game Pass Ultimate. Basterebbe un telefono oppure uno smart TV o un PC qualsiasi con connessione a internet. Immaginate, niente console. Aprite l'applicazione Game Pass sul vostro TV, associate il controller tramite Bluetooth e giocate. C'è chi si preoccupa della graduale riduzione e vedrete che si arriverà alla totale rimozione del fisico, ma per quale motivo preoccuparsi? Hai un servizio, lo paghi, ci giochi. Quando non hai più intenzione di giocare, smetti di pagarlo e non ti rimangono fermacarte di plastica per casa. E inoltre dovete pensare anche a un'altra cosa: con tutti questi soldi risparmiati non dovendo produrre più console, i giochi non avrebbero più motivo di costare 80 euro. E inoltre Microsoft potrebbe fare delle offerte molto più succose agli sviluppatori per avere le esclusive dei giochi. Think Mark, think! Oh, Into the Radius 2, giusto qualche giorno fa il caro Costia di CM Games mi ha informato che Into the Radius 2 arriverà in accesso anticipato il 24 luglio al prezzo di 40 euro e che qualche giorno prima mi verrà fornita una chiave per potervi portare un gameplay o magari una recensione proprio al day one. Lo sapete benissimo, io non faccio recensioni dei giochi che sono ancora in accesso anticipato, quindi aspettatevi molto probabilmente un gameplay oppure una diretta sul canale. Se non avete giocato il primo e non sapete di cosa stiamo parlando, Into the Radius è un survival ambientato in una landa desolata, devastata da una sorta di incidente nucleare che ha causato delle anomalie radioattive o gravitazionali che ci intrappolano in questo mondo nel quale siamo da soli ad affrontare ombre e altre strane creature. Il primo capitolo è giocabile soltanto in single player, ma finalmente CM Games ha ascoltato una delle cose più richieste da sempre praticamente dai giocatori di Into the Radius, che è l'aggiunta del multiplayer cooperativo. Into the Radius 2 infatti sarà giocabile fino a 2 giocatori e successivamente fino a 3. E ragazzi, 40 euro non sono pochi, quindi aspettate prima di comprare. Tanto vi confermo già che il prezzo non cambierà neanche dopo l'early access, almeno così dice CM Games, quindi se siete sicuri di volerlo comprare potete farlo fin da subito, ma vi suggerisco di aspettare. Vediamolo un po' insieme, lasciate che vi dica quali sono i miei pareri, in modo tale che potete fare una scelta più consapevole. Al momento è previsto l'arrivo solo su PC VR tramite Steam VR, il 24 luglio. E allora, altro gioco che mi è stato proposto è Frenzies. Ragazzi, sappiate che mi stanno arrivando decine e decine di giochi
da provare, tutta spazzatura indie che mai nessuno giocherà, e sto rifiutando tutto, sto cercando di portarvi il meglio. Questo, Francis, per gusti personali, sarebbe finito sicuramente tra quelli scartati se non fosse che lo sviluppatore è N-Dreams e da sempre ho collaborato con loro, e siccome parliamo di uno sviluppatore che è davvero competente in VR, forse è il migliore, non potevo fare altro che accettare, e anche molto volentieri. Attenzione però, non è il mio genere, parliamo di uno sparatutto al neon molto colorato che mixa shooting in singolo e multiplayer fino a 12 giocatori, diverse modalità di gioco, fra cui red light o green light, o meglio, noi diremmo 1, 2, 3 stella. Ci sono anche delle modalità in single player, ma chiaro che il core di questo gioco è il multi. Mi ricorda un Among Us con le pistole. È un titolo che sicuramente si adatta ai giocatori più giovani, però quando verrà rilasciato lo vedrete sicuramente su questo canale. Non c'è ancora una data di uscita, ma se volete saperne di più continuate a seguire, e vabbè, continuate a seguire a prescindere, anche se non ve ne fotte niente di questo gioco. La scorsa settimana invece è stata annunciata una collaborazione, un crossover molto interessante, tanto quanto strano, Rec Room e Destiny 2, e si tratta fra l'altro di una collaborazione ufficiale con Bungie. Se non lo sapete, Rec Room che cos'è? È un'applicazione social in VR dove è possibile visitare mondi creati dagli stessi utenti e fare delle attività insieme. Ecco, questa collaborazione nasce per creare un mondo in Rec Room a tema Destiny 2. Sia chiaro, non stiamo parlando di Destiny 2 in VR, ma di una specie di parco divertimento a tema Destiny, all'interno di Rec Room, dove fra l'altro l'attività principale pare essere quella di sfidarsi all'interno di un tiro a segno e giocare con i propri amici. È sempre triste quando un pezzo della VR se ne va, ma di questo forse non ve ne siete neanche accorti, ma ve lo dico. Zenith The Last City è quello che sarebbe dovuto essere il primo vero MMORPG della VR. Una specie di World of Warcraft della realtà virtuale, con un grandissimo potenziale, ma qualcosa è andato storto. Ha avuto un lancio disastroso, con tantissimi utenti che nei primi giorni hanno affollato i server, per poi abbandonarli poco tempo dopo, diversi aggiornamenti e aggiunte che non hanno comunque risvegliato l'interesse nemmeno degli utenti di vecchia data che l'avevano giocato fin dall'inizio, e infine nemmeno un cambio di nome in Zenith Infinite e una versione per PSVR 2 sono riuscite a risollevare le sorti di questo progetto, che adesso è stato ufficialmente abbandonato dagli stessi sviluppatori, ossia Ramen VR. I cofondatori Ramen VR hanno fatto un comunicato ufficiale annunciando l'abbandono del progetto Zenith e di qualsiasi altro gioco MMORPG in VR per dedicarsi ad altri progetti. E fra l'altro, in una serie di domande e risposte, hanno dichiarato di voler lasciare aperti i server per Zenith, almeno per il momento, ma hanno anche detto che eventualmente i giocatori verranno avvisati in tempo qualora le cose dovessero cambiare. Ragazzi, è chiaro che stanno già mettendo le mani avanti, perché sanno già che dovranno chiudere i server di Zenith, anche perché mantenere dei server aperti ha un costo, altrimenti se avessero avuto realmente intenzione di non chiuderli avrebbero detto no, non li chiuderemo, punto. Questo fra l'altro dimostra quello che ho sempre detto, cioè non tutti i giochi si prestano alla VR. La VR è scomoda per le esperienze troppo lunghe, si presta bene per gli shooter, per altri generi, purché siano di breve durata e con meccaniche semplici. Ma fin da subito, quando doveva uscire Zenith, per me era già chiaro che un MMORPG che richiede centinaia di ore non avrebbe mai potuto avere successo in realtà virtuale. Sicuramente ha suscitato curiosità, perché io sono stato il primo ad acquistarlo al day one per provare il gioco di ruolo in VR. Però ragazzi, questo dimostra che non è assolutamente vero che tutto diventa più bello in VR. Ci sono cose che si prestano alla VR, ma ci sono cose che in VR diventano una sofferenza, e gli MMORPG sono tra questi. Va bene Marmaia, grazie per essere giunti fino alla fine di questo viaggio. Vi ricordo che nel primo commento trovate i miei link Amazon per l'acquisto di queste 3, altri link con tanto di codice sconto per l'acquisto di accessori VR delle migliori marche come Kiwi Design, CyberVR, VR Cover, Aubica e
molti altri. E poi lenti graduate VR Rock, la soluzione migliore per proteggere non solo le lenti del vostro visore dai graffi e polvere, ma anche i vostri occhi, grazie al filtro anti-luce blu e grazie all'assistenza sempre attiva e disponibile, è possibile sostituire i vostri occhiali con lenti graduate, personalizzando le lenti con la vostra gradazione. Mi raccomando, visitate il sito VR Rock, sponsor di questo video, ma quanto cazzo è bello dirlo! E utilizzate il mio codice sconto al momento dell'acquisto. Molti di voi seguono ma non sono iscritti, quindi ragazzi, schiacciate quel dannato tasto iscriviti e attivate tutte le notifiche. Non vi costa nulla, ma per il canale è molto importante. Lasciate un like, un commento e continuate a seguire. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho!